Buongiorno e bentrovati a tutti sul canale di Alfred73. Oggi vado a ripristinare la capacità della mia batteria e-bike, del mio pacco batteria, con il bilanciamento fai da te. Dopo qualche anno di utilizzo, le batterie al litio in genere presentano sintomi di sbilanciamento. Lo sbilanciamento consiste nel fatto che le celle contenute all'interno del pacco batteria hanno una capacità residua completamente diversa l'una dalle altre e questo incide sulla possibilità di ricaricarle. Il bilanciamento consente di ripristinare allo stesso livello la capacità residua e quindi ricaricare fino in fondo tutte le celle allo stesso modo e recuperare la capacità persa. I sintomi di una batteria sbilanciata sono minori prestazioni, minore durata, un'oscillazione del voltaggio che non è fisso e una fine carica molto veloce. Dunque mettetevi comodi perché in questo video parleremo proprio di batterie per e-bike, di come ripristinarle, del loro bilanciamento, della loro carica e della loro scarica, approfondendo anche alcuni concetti abbastanza complessi in maniera semplice. Se vi piacciono i miei video non dimenticate di mettere like e di iscrivervi al canale per supportarmi. Grazie. Tra i primi sintomi dello sbilanciamento possiamo osservare l'indicatore di capacità residua che oscilla tra una tacca e l'altra, segno evidente di qualche malfunzionamento. A tal proposito andiamo a smontare il nostro pacco batteria. Nel mio caso questo è un pacco batteria realizzato da me artigianalmente. Sicuramente anche il vostro pacco batteria sarà anche più facile da smontare magari, e una volta rimosse tutte le viti andiamo a tirare fuori le batterie vere e proprie, non prima però di aver staccato questo connettore XT60 di alto amperaggio che fornisce i 36 volt necessari al funzionamento del motore. Vi raccomando di utilizzare la massima accortezza quando tirate fuori queste batterie al litio, perché il rischio di cortocircuito è molto alto, nel qual caso le correnti di cortocircuito diventerebbero elevatissime, dell'ordine di 20 A, e il rischio di esplosione di conseguenza è molto ma molto elevato. Quindi massima attenzione quando maneggiate queste batterie al litio, soprattutto quelle di alto voltaggio come questa da 36 volt. Andiamo a vedere in laboratorio come è composta questa batteria e come effettuare un'analisi dei suoi problemi. Procuriamoci un multimetro, un voltometro sulla portata di tensione continua e andiamo a misurare la tensione globale totale del nostro pacco batterie per vedere subito se ci sono delle anomalie. In generale, valori molto bassi di tensione rispetto a quelli dichiarati all'esterno dell'involucro della batteria sono indice di celle guaste e quindi da sostituire. Innanzitutto rimuoviamo tutta la plastica esterna o la carta esterna, nel mio caso, e trattandosi di batteria da me realizzata in maniera artigianale. Procuratevi sempre un paio di occhiali per proteggervi gli occhi in caso di esplosioni e utilizzate sempre degli attrezzi non metallici per evitare il rischio di cortocircuiti. Una volta rimossa tutta la plastica, nel mio caso la carta presente intorno alla batteria, possiamo avere accesso alle sue componenti principali, che sono, oltre alle celle vere e proprie, il circuito BMS, ovvero Battery Management System, che si occupa di proteggere dai cortocircuiti, dai sovraccarichi e dai sovrascarichi tutte le celle del pacco batterie. Nel mio caso trattasi ovviamente di un prodotto artigianale, quindi il BMS è un BMS standard per questo tipo di pacco batterie. In generale ogni batteria ha il suo BMS proprietario, diverso da una batteria all'altra, ma il cui scopo comune è quello di proteggere le batterie da questi eventi estremi che possono anche condurre a esplosioni o surriscaldamenti. Nel caso specifico, il mio pacco batteria è da 36 volt 12 Ah in configurazione 10S4B, ovvero 10 blocchi in serie di 4 pile in parallelo. Questa configurazione ci consente di raggiungere una
voltaggio di 36 volt e una capacità di circa 12 Ah, essendo ciascuna pila da 3 Ah, per un wattaggio totale di 437 Wh. Quindi per esempio se alimentassimo un motore di un e-bike da 437 watt, potremmo alimentarlo al massimo per un'ora, dopodiché la batteria sarebbe completamente scarica. Questi parametri, i wattora o gli amperora e il voltaggio, sono quelli che caratterizzano principalmente tutte le batterie per i bike e sono quelli che dovrete andare a vedere anche per scegliere una nuova batteria. Ma torniamo al nostro pacco batterie. Come potete osservare da vicino è possibile verificare le saldature delle 4 pile in parallelo e dei blocchi di 10 pile in serie per ottenere appunto la combinazione 10S4P. All'interno di ciascun blocco delle 4 pile in parallelo la tensione sarà la stessa equalizzata per tutte e 4 le pile, mentre tra i vari blocchi posti in serie potranno esserci delle differenze di tensione dovute per l'appunto allo sbilanciamento di tensione e quindi di capacità. Misurando infatti sul pacco batterie ciascun gruppo di 4 celle in parallelo, troveremo dei voltaggi diversi. Questo fenomeno di diverso voltaggio e quindi di diversa capacità presente nel pacco batteria deriva principalmente da un unico responsabile, il BMS stesso. Il BMS infatti, oltre a proteggere dai cortocircuiti e dal sovrascarico, si occupa anche di proteggere le batterie dal sovraccarico, interrompendo la carica quando una di queste batterie ha raggiunto il limite massimo possibile, indipendentemente dal livello di carica di tutte le altre. All'interno del BMS è presente un circuito elettronico che comanda due MOSFET, che sarebbero due interruttori a stato solido che intervengono in caso di OC, overcharge, e OD, cioè overdischarge, per interrompere il collegamento della batteria al caricatore in caso di sovraccarico da parte del caricatore o sovrascarico da parte del motore. I collegamenti al BMS, nel mio caso specifico, sono fondamentalmente tre: B-, il negativo che va alla batteria, P-, il negativo che va al carico, C-, il negativo del caricatore. Dallo schema elettrico osserviamo che tutti i positivi in basso, vedete, sono collegati tra loro e non vengono commutati. Quindi il positivo del carico, cioè del motore, del caricatore e del pacco batteria sono tutti collegati tra loro, mentre i negativi vengono commutati a seconda che si verifichi o no una condizione, diciamo così, di emergenza. Ad esempio abbiamo B-, cioè il negativo delle batterie, che normalmente in condizioni normali, diciamo, è collegato a C-, cioè il negativo del caricatore, e a P-, cioè il negativo del carico. Se si verifica una condizione di emergenza, diciamo così, per esempio una condizione di over discharge, in cui il motore assorbe troppa corrente oppure le batterie si stanno scaricando, il BMS istantaneamente interromperà il collegamento tra B- e P- e in questo modo verranno salvaguardate le batterie ed eventualmente anche l'elettronica del motore. Nel momento in cui invece si verifica un'altra condizione, quella di overcharge, in cui il pacco batterie sta assorbendo troppa corrente, oppure una cella oppure un gruppo di 4 celle in parallelo ha superato la tensione di soglia di fine carica, il BMS interromperà il collegamento tra B- e C-, cioè il caricabatterie. Quindi per salvaguardare la cella che ha raggiunto il massimo della tensione, il BMS interrompe la carica anche a tutte le altre che ancora non hanno finito di ricaricarsi, e questo porterà ai differenti livelli di tensione, cioè di capacità. Nel mio pacco batterie nello specifico possiamo distinguere il negativo che va alle batterie, il B-, possiamo distinguere il negativo che va al caricatore e il negativo che va al motore, al connettore XT60, essendo tutti positivi comunque collegati tra loro.
Per capire come e perché si verifica però lo sbilanciamento, dobbiamo necessariamente introdurre un attimo le batterie a litio 18650. Queste derivano il loro nome dalle dimensioni. Abbiamo infatti la parte più corta che misura 18,2 mm e la parte più lunga che ne misura 65. Il polo positivo è individuato da un cerchietto più piccolo, più rientrato, mentre il polo negativo è completamente liscio. Hanno una tensione nominale di 3,7 volt e una capacità in termini di mAh che va dai 2000 ai 3500 mAh a seconda del modello e quindi anche del costo. E qui vi do un consiglio: diffidate sempre di quelle batterie che hanno una capacità maggiore di 3500 mAh. Preferite marchi più conosciuti come Panasonic, Samsung, LG, Sanyo, ma che siano, mi raccomando, originali. Se vi sta piacendo questo video, questo è il momento di mettere like e di iscriversi al canale, grazie. Vediamo nel dettaglio la caratteristica di una pila di una 18650 della Panasonic, modello NCR 18650 PF. Osservando il datasheet si vede che ha una capacità di 2750 mAh, una tensione nominale di 3,6 volt, può essere ricaricata con il ciclo constant current e constant voltage, cioè corrente costante e voltaggio costante, ad una corrente di 1375 mAh fino al raggiungimento di 4,2 volt. Come per tutte le batterie a litio, la corrente di ricarica massima è pari a 0,5 volte la capacità massima. Nel nostro caso 2750 diviso 2 fa proprio 1375 mAh. Il processo di carica di una batteria a litio singola avviene con una iniziale corrente costante e tensione inferiore anche a 4,2 volt, che è la tensione massima. Quando la batteria avrà raggiunto una certa capacità, pari quasi all'80%, si stabilizza la tensione a 4,2 volt e si lascia che la batteria assorba sempre meno corrente di carica fino a interrompere la carica quando quest'ultima sarà al di sotto dei 100 mAh. Queste curve di carico sono altamente raccomandate per garantire la longevità della batteria. Tuttavia, pur rispettando queste condizioni, dopo un 500 cicli di ricarica perderà circa 500 mAh, cioè pari a un sesto della propria capacità, inevitabilmente. E di questo, ahimè, dovrete tener conto prima di acquisire qualsiasi veicolo elettrico funzionante a batteria a litio. Per concludere questo breve excursus sulle batterie a litio, in questi altri due grafici possiamo vedere come la capacità di scarica della batteria dipende essenzialmente dalla temperatura, quindi minore è la temperatura, minore è la possibilità di scaricare, di prelevare corrente da una batteria, e in quest'altro grafico minore la corrente prelevata istantaneamente, maggiore sarà la capacità che la nostra batteria riuscirà a fornirci nel tempo. A questo punto una domanda sorge spontanea: perché avviene il processo di sbilanciamento all'interno di ciascuna cella? Beh, semplicemente perché se prendiamo due celle dallo stesso lotto, queste batterie hanno al loro interno una resistenza ohmica diversa l'una dall'altra, di pochissimi milliohm ovviamente, che fa sì che la corrente in uscita nel caso dello stesso carico o in entrata nel caso dello stesso voltaggio sia leggermente diversa da una batteria all'altra dello stesso lotto di produzione. Appare chiaro a questo punto che per effettuare questo bilanciamento occorre semplicemente considerare le 4 celle in parallelo per ciascun gruppo della serie e andare a ridurre tutte queste celle in parallelo allo stesso livello di voltaggio, o caricandole o ancora meglio scaricandole. Nel mio caso utilizzerò proprio un modulo TP4056 che ha la
prerogativa di far scaricare le celle collegate ai poli B+ e B- fino ad una certa tensione, al di sotto della quale il MOSFET interromperà il collegamento al carico, e in questo modo, applicando questo circuito a ogni singolo gruppo di 4 celle in parallelo, riusciremo a equalizzare il voltaggio di ogni singolo blocco di celle in parallelo, e quindi ripristinare il bilanciamento della tensione di tutto il pacco batterie. All'interno di questi moduli TP4056 infatti sono presenti due circuiti integrati: il TP4056 vero e proprio, che si occupa di caricare la batteria a litio secondo il ciclo constant current e constant voltage, e il modulo DV01A, cioè il chip che si occupa di interrompere attraverso i due MOSFET il collegamento al negativo della batteria allorquando nel nostro caso si verifica un abbassamento della tensione al di sotto dei 2,5 volt. E allora bando alle ciance e andiamo finalmente a vedere come realizzare questo circuito bilanciatore con il modulo TP4056. Innanzitutto andiamo a collegare il positivo e il negativo della batteria che intendiamo andare ad equalizzare. Nel nostro caso si tratterà ovviamente di 4 batterie in parallelo, ma poco cambia. Andiamo ad inserire un interruttore, un piccolo deviatore, per inserire o meno il carico. Questo interruttore ci sarà, diciamo, comodo per verificare meglio lo stato. Una resistenza da 7,5 ohm 5 watt che rappresenterà il nostro carico per le 4 batterie in parallelo e che ci consentirà appunto di scaricare il pacco senza nessun problema, perché una volta che avremo raggiunto i 2,5 volt il circuito si interromperà automaticamente. Inseriamo anche un LED 12 volt in cui è presente la relativa resistenza, che ci segnala lo stato, cioè se stiamo scaricando oppure no le batterie. Nel collegare il LED ovviamente dovremmo tener conto del positivo e del negativo riportati sul modulo. A questo punto mi procuro uno slot contenitore per una batteria 18650 che andrò a modificare, a tagliare per adattarlo al mio pacco batterie, in modo da scaricare le 4 batterie in parallelo. Vado a tagliare gli angoli di troppo dello slot del contenitore, in modo da poterlo inserire agevolmente nel mio pacco batterie. Se vi sta piacendo questo video, questo è il momento opportuno per mettere like ed iscrivervi al canale per supportarmi. Grazie. Bene, faccio una prova di tenuta e verifico la presenza della tensione di contatto di ciascuna batteria. A questo punto posso implementare sullo slot il circuito appena realizzato, saldando il positivo e il negativo dello slot e andando a fissare tutto il circuito con del biadesivo. Bene, a questo punto il mio circuito è pronto, non devo fare altro che andarlo ad inserire sul pacco batteria in corrispondenza delle 4 batterie che hanno una carica maggiore, per scaricarle, per iniziare a scaricarle proprio da qui. E vedete il LED rosso che si accende. In questo momento il pacco batterie, le 4 celle selezionate, stanno scaricando sulla resistenza la bellezza di 400 mA. Quando il processo di scarica avrà raggiunto i 2,5 volt, il modulo staccherà il carico della resistenza, il LED si spegnerà e potrò passare ad effettuare la stessa cosa per tutte le altre batterie fino alla scarica completa di tutto il pacco. Ovviamente quando passeremo alla cella adiacente dovremo invertire su se stesso il circuito, perché la polarità ovviamente è diversa tra celle adiacenti.
Una volta scaricate tutti i gruppi di celle in parallelo con questo circuito, è il momento di passare in rassegna tutte le batterie per verificare i voltaggi equalizzati. Partendo dalla prima, vedete che i nuovi voltaggi sono pressoché identici e quindi è il momento di passare alla fase successiva, cioè quella della ricarica del pacco batterie. Non prima però di aver controllato anche il voltaggio globale totale. A questo punto andiamo a reinserire il connettore del BMS che monitora la tensione presente su ciascun banco di celle in parallelo, e con il nostro caricabatterie da 1,5 A 42 volt andiamo a caricare il nostro pacco batterie. Con l'inserimento del connettore vedete il LED diventa rosso, non ci resta che attendere che diventi verde a segnalare l'avvenuta fine carica. La corrente di ricarica è di 0,9 A, la batteria è da 12 Ah, ma considerando la sua vecchiaia potrebbe ormai essere arrivata a circa 11 Ah, di conseguenza i tempi di ricarica sono all'incirca 12 ore. Una volta terminata la carica segnalata dal LED verde del mio alimentatore, vado ad effettuare una verifica di tensione su ogni gruppo di celle in parallelo. Prima però verifico la tensione totale pari a 40 volt e poi la tensione, il voltaggio delle varie celle. Come possiamo osservare, ora tutte le celle hanno lo stesso identico voltaggio e sono completamente cariche. Ma per testare la capacità residua di questo pacco batterie, che in origine era di 12 A, mi procuro un tester di capacità utilizzante un carico variabile. Questo dispositivo viene alimentato a 12 volt e, collegando la batteria da 36 volt, inizia a scaricarla fino al valore di tensione da noi impostato sulla base di un sottomenu che contiene anche altri parametri impostabili, e una volta arrivata alla tensione minima che vogliamo raggiungere nello scarico, nel mio caso di 30 volt, cioè 3 volt per elemento, il dispositivo si bloccherà e ci consentirà di visualizzare la capacità misurata. Andiamo a collegare un alimentatore 12 volt di alimentazione per questo dispositivo, e all'ingresso andiamo a collegare la batteria 36 volt caricata. Una volta avviato il dispositivo, vedete è tutto azzerato, possiamo andare a collegare la nostra batteria da 36 volt. A destra del display troviamo due potenziometri, uno per la regolazione ordinaria della corrente e l'altro per la regolazione fine. Una volta effettuato il collegamento, il display ci mostra immediatamente la tensione rilevata ai capi dell'input dell'ingresso della batteria. Questo dispositivo di scarico intelligente sopporta una potenza massima di 150 watt, quindi per calcolare la corrente massima con cui posso scaricare la batteria farò 150 diviso 36, cioè 4,16 A. Per questo vado a regolare il potenziometro della corrente di poco al di sotto di questo valore. Se supero questo valore di soglia di 4 A e quindi supero i 150 watt, il dispositivo immediatamente lancia un allarme per avvisarmi che sto superando il carico massimo consentito, e quindi dovrò abbassare il potenziometro della corrente per rientrare nei parametri. In questo momento, per esempio, con 39 volt e 3,3 A di scarico, il dispositivo dovrà dissipare circa 128 watt. Ed infatti, immediatamente dopo l'avvio dello scarico, la ventola inizia a girare ed aspirare l'aria calda. Vado a misurare la corrente di scarica effettiva, che è all'incirca di 3 A, e avendo previsto un fine carica sui 30 volt minimi, cioè considerando 3 volt per ogni cella, trascorso il lasso di tempo necessario, il dispositivo inizierà a
lanciare prima un allarme e poi a bloccarsi una volta raggiunti i 30 volt. A questo punto potrò semplicemente andare a scollegare la batteria e verificare così quant'è la capacità effettiva misurata da questo strumento. Come potete osservare siamo sui 359 Wh, che sono all'incirca 10 Ah e che non sono male per una batteria vecchia di 2 anni, quindi la batteria ha perso all'incirca il 20%. Al termine devo dire che questo strumento ha fatto bene il suo dovere e ha un buon rapporto qualità-prezzo. Vi metterò poi il link in descrizione. A questo punto il mio intervento di ripristino è da considerarsi terminato. Ho recuperato una batteria vecchia di 2 anni con una discreta capacità residua. Non mi rimane che inserirla in una guaina termorestringente e poi rimontarla sulla mia e-bike. In questo particolare vedete come inserire la guaina termorestringente nel pacco batteria e poi con una pistola ad aria calda, dopo aver messo a punto tutti i collegamenti nella posizione corretta, vado a scaldare questa superficie di plastica termorestringente per farla aderire perfettamente al pacco batterie. A questo punto vado a segnare i dati di voltaggio e di ampere ora verificati grazie al tester di capacità e la mia batteria rinnovata è pronta con una piccola modifica al connettore di ricarica e a quello di alimentazione e dicevo è pronta per essere rimontata sulla mia e-bike. E allora di nuovo all'esterno per reinserire questo pacco batterie sempre con la massima attenzione per evitare cortocircuiti ed esplosioni nel suo contenitore vado a fissare la placca relativa all'interruttore e al jack di ricarica per l'alimentatore e poi inserisco un nuovo tappo nella parte superiore a protezione dall'acqua. Non mi rimane che ricollegare il connettore di alimentazione XT60 al connettore che va verso il motore e a questo punto vado ad accendere la mia batteria, cioè a collegare i 36 volt al motore, quindi anche al display, e accendendo il display vedete che adesso la tensione risulta stabile e alla massima capacità. Bene amici, a me non rimane che andarmi a fare un bel giro con la mia nuova e-bike con batteria ripristinata. Io vi ringrazio dell'attenzione e vi invito a mettere like ed iscrivervi al canale se vi è piaciuto questo video e ovviamente vi do appuntamento alla prossima volta.